Roma è la città italiana col maggior numero di pedoni uccisi sulla strada e in particolare quest'anno c'è stato un incremento mostruoso e la domanda è sempre la stessa: sono aumentate le macchine, sono diventati i pedoni più distratti, i guidatori sono distratti eccetera. Col codice della strada che sta cambiando, sta diventando ancora più severo, oggi io voglio capire qual è la situazione degli attraversamenti pedonali dove tantissimi turisti passano, perché siamo al Circo Massimo, lì c'è il Colosseo, lì c'è il Tevere e via dicendo, e voglio vedere se le macchine rallentano e a che velocità passano, e mi sono munito di questa qui, si chiama pistola radar, la usano le polizie di tutto il mondo per monitorare la velocità media di un mezzo che transita. Con questa riusciremo a capire a che velocità passano le automobili sulle strisce pedonali. Ovviamente non è mia intenzione sanzionare nessuno o far sì che venga sanzionato, nel senso non si vedranno le targhe, non si vedranno le persone, però si capirà l'andamento delle auto. Vedete, persone che attendono lì alle strisce pedonali per attraversare e nessuno che poi effettivamente li fa passare. Adesso con la pistola radar misureremo la velocità media: 74 km/h, uno scooter che è passato sulle strisce, altro scooter 75, automobile onesto 45. Per adesso i più indisciplinati sembrano proprio gli scooter. ...81, 87 all'ora sulle strisce pedonali, vai, questo 55, 65 lo scooter. Molti stanno rallentando perché vedono me in una posizione un po' sospetta. Furgone della CEA passato a 55 sulle strisce pedonali. 55, è abbastanza tranquillo anche se sfori quei 5 km. Certo, le strisce pedonali dovresti rallentare un pochettino, però. Consegne d'Oreca al telefono 55, nessun rallentamento. 65 BMW, neanche quello rallenta. Tesla 48, onesto, dai. Adesso ci mettiamo un po' più sotto, vediamo un po'. 63, 57, 62. Sto attraversamento pedonale per fortuna a questa intersezione, se no la vedevo veramente dura. Guardate come rallentano adesso grazie a uno che passa. Allora, quelli sicuramente più indisciplinati spesso sono i scooter. Se 70 km/h, 69, vedete? Lì c'erano le strisce, più c'erano queste macchine che passavano. Adesso per farvi capire, qui la velocità dovrebbe essere 50, sarebbe stato meglio 30. Vedete, basta che una macchina esce e rallenta un po' tutta la velocità. Giustamente quello del Segway gli ha fatto l'applauso perché non gli ha dato la possibilità di attraversare. 60 davanti proprio ai pedoni gli è passato. Adesso lo scooter. Le scooter, come ho detto, sono sempre più indisciplinati. Considerate che noi siamo un po' un deterrente perché siamo in una posizione dove le auto non sanno chi siamo, vedono una fotocamera, apparecchiatura strana, perciò tanti rallentano perché curiosi. Però considerate non è sempre così. Adesso perché ci siamo noi. Eccolo. ...70 lo scooter, sempre sulle strisce pedonali, mezzo della nettezza urbana 47, perciò è rimasto in media. Tutti lenti, lenti. Adesso si avvicina qualcuno alle strisce, qui i mezzi tentano di uscire. La moto a 60 all'ora, guardate, hanno tagliato la strada a tutti quelli sulle strisce pedonali, vedi, non sono riusciti a passare. La media delle auto passate è di 55, perciò non solo andavano sopra la velocità media, ma non facevano proprio passare i pedoni, il che si converte in un pedone poco attento, viene investito. Considerate che questa è anche una salita, perciò la velocità media potrebbe essere
71 all'ora quello scooter e ha attraversato le strisce, guardate, 71 km/h. L'auto 58 l'automobile. Qua è molto pericoloso dove mi ero messo io, perché il marciapiede è veramente altezza strada e c'è il rischio che qualcuno ci venga. Infatti guardate, quell'albero lì è stato colpito più volte negli anni. Hanno il terrore. A Roma funziona una cosa: uno con un phon in mano, se si mette qua fa rallentare tutti, è incredibile. Consiglio questo al comune di Roma: è inutile mettere autovelox e cose, date un phon in mano a una persona in borghese con uno zainetto e rallentano tutti. Incredibile, oggi vanno tutti abbastanza piano, tranne ovviamente i casi eccezionali che sono poi quelli che ammazzano la gente. Vedete, 57 in salita con una prossimità di incroci, attraversamenti pedonali e il centro città. 56 e non si è fermato sulle strisce pedonali. Occhi carabinieri dietro ci abbiamo, 54 è la media di passaggio davanti alle strisce pedonali. Ho monitorato alcune macchine, più o meno è quello. Allora, nel frattempo vi avviso anche che Waze ha segnalato un punto di autovelox. C'è un utente che è passato, ha pensato che io fossi un rilevatore velocità. Allora dobbiamo un attimino fermarci, perché c'erano dei carabinieri che ci hanno visto e casualmente hanno messo il posto di blocco proprio lì alle strisce pedonali. Perciò considerate, tutto l'afflusso di macchine che arrivano qua dovranno rallentare per forza. Proprio lì, posto di blocco ufficiale. Automobili che cosa fanno? Rallentano per la paura di essere fermate, ed è un bene, perché abbiamo suscitato probabilmente un po' d'attenzione su queste strisce pedonali che sono problematiche, e sicuramente qualcuno ha mandato una pattuglia per far sì che rallentasse qui. Adesso, se proprio vedete, è la prima volta che fanno passare i pedoni così tranquillamente, mai vista una cosa del genere, perché se non li fai passare ti aspettano 10 metri dopo con la paletta. Questo è quello che dovrebbe succedere sempre a Roma, cioè una verifica delle situazioni. Io non dico che uno non debba, le situazioni devono essere verificate. Se questo attraversamento pedonale è pericoloso, qualcuno ogni tanto deve presidiarlo per ricordare agli automobilisti che succede che ti fermano. Questo vi fa capire come da una parte c'è un problema di sicurezza stradale, ma non tanto di automobili che si scontrano tra di loro, ma di automobili che mettono sotto i pedoni. Questo è l'attraversamento quando passano, quanti turisti passano qua e quanti mezzi tante volte riescono un po' a rallentare.